Salusa 6 aprile 2011. Possiamo osservare che, improvvisamente, alcuni eventi, che aspettavate si stanno ora verificando, per quanto non vi sia ancora dato di conoscerne i risultati. È vero, voi siete al corrente dell'obiettivo, ma i risultati, che vogliamo ottenere possono manifestarsi in modi diversi. Per quanto riguarda i cambiamenti, abbiate pazienza sapendo che, alla fine, tutto si svolgerà secondo programma. Da molti anni il Medio Oriente è il punto focale, che detiene le chiavi del vostro futuro. Facilmente avrebbe potuto condurre ad una situazione, che poteva sfociare in un'altra guerra mondiale. Questo è stato evitato con il nostro aiuto, impedendo che qualunque conflitto minore diventasse una guerra generale, con uso di armi nucleari. Una scalata del genere non è avvenuta perché abbiamo ricevuto dall'autorità divina il potere di intervenire in tali circostanze. Dopo i prossimi cambiamenti di leadership e di governi, il mondo sarà più sicuro, e questo avvicinerà di molto il nostro contatto manifesto. Ci rendiamo conto del senso di frustrazione provato da molti di voi per come le cose sembrano protrarsi, ma in realtà si stanno muovendo molto rapidamente, conformemente alle nostre previsioni. Per così dire, dovete mettere la casa in ordine e mostrare il desiderio di completare questo ciclo conquistando l'ascensione. Questo è davvero tutto quel che conta ed è la ragione di quanto state attraversando. Naturalmente, Madre Terra si prevarrà del vostro aiuto, ma se necessario, potrebbe in ogni caso avanzare da sola. Noi prevediamo che molte persone cambieranno idea una volta compreso il vero scopo della vita, perché finora siete andati in giro con occhi bendati. Non necessariamente per colpa vostra, ma avete ceduto all'idea di essere separati dal vostro prossimo e da Dio. Ora state cominciando a comprendere quanto dipendete gli uni dagli altri e che ogni vostra azione si ripercuote su tutti. Questo spiega perché siete tutti responsabili della vostra realtà e vi fa comprendere che potete anche trasformarla. I lavoratori di luce mostrano la strada e portano ancor più luce sulla terra. Grazie alla loro capacità di mantenere la calma e concentrarsi su quanto necessario, hanno eliminato buona parte delle energie inferiori, che ostruivano le arterie di Madre Terra. Più avranno successo, più facile sarà frantumare del tutto la presa che gli oscuri hanno avuto su di voi. Essi sono ora molto più divisi, e persino disperati, perché il loro potere è stato gravemente indebolito e non hanno via di scampo. Bisogna, tuttavia, agire con cautela, perché è il momento in cui diventano pericolosi nel cercare il modo di uscire dalla loro difficile situazione. In numerose occasioni, noi abbiamo offerto loro una soluzione, ma solo ora cominciano a rendersi conto di non disporre più di molte scelte. Devono abdicare alle loro posizioni di potere, e in merito non esiste alcun'altra possibilità. È giunto il momento, che subentrino quelli della luce, che vi condurranno nel percorso finale verso la libertà. Vi trovate in una situazione strana anche adesso, vi organizzate per vivere la vostra normale vita quotidiana, pur sapendo che in un futuro abbastanza prossimo la vostra esistenza cambierà considerevolmente. Non dimenticate che l'ascensione è un processo sempre in corso, e che non si ferma soltanto con la fine dei tempi. I cambiamenti maggiori saranno quelli interiori e già molti di voi stanno registrando nuovi livelli di coscienza. Tale espansione è accompagnata da una migliore presa di coscienza e intelligenza del potere dell'amore e di come usarlo per il bene comune. Essere in pace con se stessi e con il mondo è un meraviglioso obiettivo ed anche facilmente raggiungibile. Le esperienze che state portando avanti non sono state raggiunte senza notevoli sacrifici da parte vostra. In ogni modo, questo è il motivo che vi spinse a venire sulla Terra e in nessun altro luogo avreste potuto progredire tanto celermente. La dualità è il campo da gioco ideale per mettere alla prova la vostra capacità di vivere le sfide tra la luce e le tenebre. Perché le vostre esperienze fossero complete, avete giocato in ambedue le squadre ed oggi state saldando ogni karma residuo. Per questo motivo, la vostra esistenza attuale può essere molto ardua.
Pertanto, accettate con calma le ultime prove, sapendo che il karma restante sarà eliminato prima di ascendere ai regni superiori. State per ricevere dei meravigliosi regali, insieme all'elevazione della coscienza. Col tempo, diventerete più ricettivi e la vostra coscienza si espanderà senza limiti. Viaggerete ovunque vogliate e diventerete parte della grande famiglia degli esseri dello spazio. Quali membri della Federazione Galattica esplorerete l'universo al servizio di chi, come voi attualmente, sta cercando la via di ritorno alla dimora nelle dimensioni superiori. Il passato e il futuro saranno diventati uno e il tempo, quale ora lo concepite, cesserà di esistere per voi. Ben poco resterà a ricordarvi le passate esperienze nella terza dimensione e la vita sarà molto diversa e piacevole, senza i lavori ingrati, cui ora siete soggetti. Al presente, forse per voi l'aspetto più affascinante è il pensiero di avere un corpo di luce, inalterato dall'età o dalle malattie, un corpo che potrete anche trasformare tramite il puro pensiero creativo, che vi consente di presentarvi quale desiderate essere. Potreste chiedervi chi mai, scientemente, potrebbe rifiutare la nuova vita nelle dimensioni superiori. Non di meno, alcune anime sono molto insicure e restano abbarbicate a ciò che conoscono, perché riluttanti ad impegnarsi in questo momento. Questo deriva in parte da mancanza di comprensione, poiché riesce loro impossibile concepire a cosa possa somigliare l'esistenza fuori della Terra. Certamente, anche la vita terrestre riserva piacevoli esperienze, che tuttavia impallidiscono rispetto a quelle che vi attendono in futuro. Se soltanto poteste intravederle, qualsiasi preoccupazione diventerebbe irrilevante, oltre al fatto che il vostro futuro è assicurato e che nulla può cambiare il vostro destino. Io sono il Siriano Salusa e sono felice che, attraverso vari canali, potete almeno disporre di informazioni concernenti l'ascensione. Se lasciati ai vostri mezzi di informazione, ne sapreste poco o nulla, perché gli oscuri non vogliono che siate a corrente dell'opportunità di uscire dal ciclo della dualità. Al limite, preferiscono presentare la fine come l'Armageddon, sfruttando l'idea di morte e distruzione ad esso associata. Infatti, avevano programmato avvenimenti, che coincidevano con le profezie, per spaventare la gente e far loro credere alla fine del mondo. Non abbiate alcun timore, carissimi, perché noi assicureremo che tutto sia quanto più facile possibile e la vita continuerà anche in futuro, sempre conforme al vostro libero arbitrio. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003